Alla fine degli anni 60, il designer austriaco Werner Hölbl iniziò a progettare una nuova coupé a motore centrale, sviluppata in collaborazione con Autobianchi e Osi. Nel 1967 il progetto venne presentato per la prima volta con il nome di Autobianchi G31, attirando l'interesse di Fiat. Tuttavia, con la chiusura di Osi nel 1968 e la recente acquisizione completa di Autobianchi da parte di Fiat, quest'ultima decise di prendere in mano il progetto, affidando al designer interno Pio Manzù lo sviluppo di una seconda iterazione della G31. Questa nuova versione venne esposta al Salone di Torino del 1968 con il nome di Autobianchi Coupé, attirando l'attenzione della carrozzeria italiana Bertone, che Fiat decise di coinvolgere nel progetto. Nel 1968 il capo ingegnere di Fiat, Dante Giacosa, coinvolse alcune importanti aziende italiane per contribuire alla realizzazione di questo concept di auto sportiva a motore centrale. La prima fu Sira, un'azienda di ricerca automobilistica che assistette nello sviluppo del gruppo propulsore per il progetto, e naturalmente Bertone, la carrozzeria incaricata di curare il design della nuova concept car sotto la guida del leggendario Marcello Gandini. Una scelta più che adatta, dato che Gandini aveva recentemente progettato altre sportive a motore centrale, tra cui l'Alfa Romeo Carabo e la Lamborghini Miura. Tuttavia, con molte divergenze di opinione tra queste tre aziende su come portare avanti il progetto, Fiat fece un passo indietro, lasciando a Nuccio Bertone la leadership. Di conseguenza, quando il concept venne presentato al Salone di Torino del 1969, fu battezzato Autobianchi A112 Runabout, un'auto innovativa e d'impatto, ma che purtroppo venne messa in stand-by, poiché la Fiat 850 Spider, anch'essa disegnata da Bertone e di cui questo progetto avrebbe dovuto rappresentare l'erede, era ancora in piena fase di successo commerciale. All'inizio degli anni 70, le vendite della Fiat 850 Spider erano in calo, affrontando una forte concorrenza da parte di modelli come la Triumph Spitfire MK4 e la MG Midget, entrambi soggetti a numerosi aggiornamenti per ampliarne l'attrattiva. Per mantenere la propria reputazione come prima scelta in quasi tutte le categorie automobilistiche in Italia, Fiat decise che era giunto il momento di sostituire la 850 Sport Spider. Trovando ispirazione in vetture come la Ferrari Berlinetta Boxer, una sportiva a motore centrale recentemente presentata e capace di attirare grande attenzione, Fiat sapeva esattamente quale progetto portare avanti. Nel 1972, la nuova Fiat X119 entrò finalmente in produzione. Una sportiva a motore centrale derivata direttamente dal concept Runabout del 1969, questa nuova vettura rappresentava un'innovazione straordinaria. Offriva un layout a motore centrale e trazione posteriore, abbinato a un cambio manuale a 4 marce, il tutto racchiuso in una carrozzeria dal design raffinato firmato Bertone, che contribuiva a mantenere il peso dell'auto a soli 880 kg, garantendo caratteristiche di handling davvero impressionanti. L'abitacolo era incentrato sul guidatore, con un quadro strumenti sportivo e di facile lettura. La X119 era inoltre dotata di freni a disco su tutte le ruote e di un sistema di sospensioni completamente indipendenti con montanti McPherson e molle elicoidali.
offrendo il perfetto equilibrio tra maneggevolezza sportiva e comfort di guida. La sua praticità veniva ulteriormente enfatizzata dalla presenza di due vani bagagli, uno anteriore e uno posteriore, oltre alla caratteristica comune a tutte le versioni, un tetto targa rimovibile che dimostrava quante funzionalità fossero incluse in questa sportiva accessibile. Sebbene la X19 fosse lodata per il suo eccezionale equilibrio tra handling focalizzato sul guidatore, accessibilità economica e praticità, un aspetto che non ricevette lo stesso entusiasmo fu quello delle prestazioni. Il principale obiettivo di questa nuova sportiva Fiat era mantenere un prezzo contenuto, motivo per cui venne mantenuto lo stesso motore Fiat SOHC dell'originale concept car autobianchi Runabout del 1969, un propulsore originariamente utilizzato sulla Fiat 128, una piccola berlina a trazione anteriore per famiglie. Di conseguenza, una gran parte del budget di sviluppo della X119 venne destinata all'adattamento di questo motore per un layout a trazione posteriore, lasciando meno fondi per la ricerca di soluzioni atte ad aumentarne la potenza senza compromettere il prezzo finale. Perciò, al momento del lancio, il motore progettato da Aurelio Lampredi venne portato solo da 1.1 a 1.3 litri e grazie all'adozione di un nuovo carburatore Weber doppio corpo, la potenza aumentò da 55 a 75 cavalli. Ciò consentiva alla X1 Pro 9 di raggiungere una velocità massima di 170 km/h e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in poco meno di 12 secondi. Dati prestazionali che contribuirono a farle guadagnare una reputazione meno che ideale. La X1 subì pochissime modifiche nel design per lungo tempo, fino al 1978, quando venne introdotto un motore da 1.5 litri insieme a un cambio manuale a 5 marce. Questi aggiornamenti portarono a lievi miglioramenti nelle prestazioni, aumentando la velocità massima a 185 km/h e riducendo il tempo da 0 a 100 km/h a poco meno di 11 secondi. Tuttavia, questi cambiamenti non furono abbastanza significativi da convincere Fiat a mantenere il modello in produzione ancora a lungo. Quando la fine della produzione era ormai prevista per il 1982, intervenne Bertone, convinta che la X19 avesse ancora del potenziale. La carrozzeria italiana si offrì di continuare la produzione del modello autonomamente e Fiat accettò la proposta. La X119 passò ora sotto un nuovo marchio, quello dei suoi primi designer, offrendo una seconda opportunità alla reputazione di questa sportiva a motore centrale accessibile. Dopo aver analizzato l'attrattiva che inizialmente aveva reso la X119 un successo sotto Fiat, divenne evidente che molti la vedevano più come un'elegante vettura per l'uso quotidiano piuttosto che una sportiva pura. Pertanto, la nuova versione si concentrò sul perfezionamento degli aspetti più pratici. Per cominciare, l'iniezione elettronica divenne di serie su tutti i modelli, così come il motore da 1.5 litri abbinato al cambio manuale a 5 marce, una configurazione che si rivelava ideale per la praticità della X119. Questo aspetto venne ulteriormente valorizzato con l'ammodernamento dell'impianto elettrico, passando dai fusibili GBC ai più affidabili fusibili a lama ATC, migliorando così l'affidabilità e la facilità di manutenzione. Inoltre furono introdotte nuove opzioni di rivestimenti in pelle per gli interni,
insieme a una gamma di colori più sobri per la carrozzeria, per enfatizzare l'eleganza tipica del marchio Bertone. La produzione della X19 terminò ufficialmente nel 1989, con gli ultimi esemplari venduti nel 1990 sotto la denominazione Gran Finale, una speciale edizione d'addio a questa leggendaria sportiva Fiat. Nei suoi 17 anni di produzione, la X19 riuscì a raggiungere un traguardo impressionante, vendendo circa 140.000 unità sotto il marchio Fiat e altre 20.000 sotto Bertone, diventando così la vettura sportiva a motore centrale più venduta della storia. Un'icona che verrà ricordata per decenni a venire.